benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Fabio di Bluesman Productions e oggi voglio parlarvi in modo molto onesto di Suno. Non sarà un video di hype, ma un video sui difetti reali che ho incontrato utilizzandolo molto per i miei brani. Ho raccolto una serie di punti dal meno grave al più grave e alla fine vi dirò perché comunque alla fine continuo ad utilizzarlo. Partiamo dal meno grave, il prezzo. Il problema secondo me è il piano Premier. La versione Pro ha un prezzo tutto sommato onesto, considerato che fa quasi tutto quello che fa la versione Premier. La Premier invece inizia a essere abbastanza impegnativa e non so se quello che offre in più, che fondamentalmente è solo su uno studio, che funziona così così, lo vedremo nei prossimi punti, giustifichi il costo. Non crea delle backing track vuote, ho fatto un video al riguardo. Se sei uno strumentista che vuole improvvisare sulle backing track, potrebbe essere una grande cosa chiedere a Suno ciò di cui avevi bisogno e lui ti dava indietro delle backing track vuote, ma purtroppo per qualche ragione non ci riesce. Anche quando cerchi di chiedere solo un accompagnamento, lui ci mette sopra qualcosa, un assolo, una melodia, qualcosa che non gli abbiamo chiesto. L'unico modo per provare a ripulire la traccia è avere i vari stems, quindi serve il piano Pro o il piano Premiere, per togliere il solista e tenerti il resto. Il problema è che anche così ti porti dietro delle frequenze residue, non è come avere una backing track fatta apposta. 5. Gli stems divisi male, e qua entriamo sui punti un po' più gravi. Il terzo difetto infatti è come divide alcuni strumenti negli stems. Un esempio classico: se gli chiedi un quartetto d'archi, invece di darti contrabbasso, viola, violoncello, violino, che sarebbe utilissimo, ti restituisce un unico stem di archi. Quindi se vuoi lavorare sul mix in dettaglio o fare dei piccoli aggiustamenti orchestrali, questa cosa ti limita parecchio perché sei costretto a trattare tutto il blocco insieme. 4. Gli stems problematici in generale. Restando sugli stems, infatti, si sente un altro limite grosso, ovvero le tracce che ti restituisce spesso sono già molto processate, riverberi anche lunghi, compressione, effetti vari, e tu non hai la possibilità di avere una versione veramente dry, pulita. Questo vuol dire che se ti fai generare uno strumento, magari una percussione, che era proprio quello che mancava a un tuo progetto, difficilmente riuscirai a farlo stare bene nel mix se il riverbero è completamente diverso dagli altri strumenti che avevi registrato. E ti ritroverai a combattere con degli effetti che non puoi togliere. In più spesso, come possiamo vedere, capita che gli stems non siano proprio allineati a tempo. Quindi devi anche metterti a sistemarli a mano nella DAW, e in alcuni casi è complicatissimo. Ad esempio una waveform di un assolo di chitarra non avrà le onde di una percussione che magari ci aiuta a metterlo a tempo sulla griglia, e può diventare veramente drammatico cercare di allinearla perfettamente a tempo. Questo è un bug che spero risolvano subito, perché non puoi dirmi che la versione studio è come una DAW e dopo mi dai indietro dei file che non sono allineati e devo allineare ad occhio, è follia. Sul podio delle problematiche al terzo posto abbiamo i MIDI. Un'altra cosa infatti bellissima sulla carta sono i MIDI, perché Suno ti permette di esportare i MIDI, che è qualcosa di potentissimo perché ti permette di superare ad esempio quel problema che abbiamo detto dei file che non sono dry. Il problema è che nella pratica molto spesso questi file non sono pronti all'uso. Bisogna ripulirli, sistemare le note, riorganizzare le parti, e la velocity, come si può vedere, è completamente piatta, quindi vanno rianimati a mano. Insomma, spesso serve parecchio editing per trasformarli in qualcosa di veramente utilizzabile in un progetto serio. Al secondo posto abbiamo un difetto che per me è abbastanza pesante: gli stems non isolati. Anche quando dai un input chiaro, gli dici Suno, qui mi serve un assolo di violino, non sai mai che cosa ti tornerà indietro. Su uno studio si sente che è ancora un po' beta, spesso infatti mette delle parti della base o altri strumenti che non sono stati richiesti all'interno della delivery, ed essendo i file anche wet, compressi e riverberati come dicevamo, diventano inutilizzabili. E arriviamo al punto che secondo me è il difetto più grande: la qualità dell'audio. Musicalmente Suno fa delle cose incredibili che mi hanno lasciato letteralmente a bocca aperta, ma quando vai a sentire la resa audio pura dei file, il suono in sé, non siamo neanche vicini a qualcosa di utilizzabile in maniera professionale. Può andare bene per fare prove, demo, idee, giocare con gli arrangiamenti, è fantastico. Ma se vuoi tirare fuori qualcosa seriamente da pubblicare così com'è, non puoi assolutamente farci affidamento. Mi rendo conto che qualcuno a questo punto potrebbe dire ok Fabio, ma allora perché lo utilizzi ancora? Perché ha assolutamente anche dei lati positivi che vanno riconosciuti. Prima cosa, le librerie di suoni che ci sono dentro, non so dove le hanno prese, ma sono pazzesche. Gli strumenti, soprattutto certi timbri orchestrali, poi le batterie, il piano,
gli strumenti a fiato suonano in maniera molto credibile e musicale. Il MIDI che ci dà indietro, nonostante le problematiche che abbiamo detto, è umanizzato, ovvero non è perfettamente a tempo con la griglia. Non è il classico MIDI rigido quantizzato al millisecondo. C'è del respiro, c'è dell'espressività e questo aiuta tanto a farlo sembrare suonato da un umano e non robotico. Terza cosa, forse la più importante, la sensazione di sentire i propri brani prendere vita. Se hai pezzi nel cassetto da anni, idee lasciate a metà o sei in una fase preliminare di un progetto, con Suno puoi far suonare i brani come se fossero reali. Come abbiamo visto non è perfetto, non è definitivo, ma può essere quello che serve per aiutare a sbloccare un progetto, sistemare un arrangiamento o decidere se una canzone merita di essere portata in studio, o come reference da dare ai musicisti per registrare le parti, che è un vantaggio pazzesco, ci aiuta a risparmiare tempo e a dare un'idea precisa ai musicisti di che cosa abbiamo in mente. Quindi riassumendo, Suno ha dei problemi belli grossi, soprattutto se li guardiamo con gli occhi di chi produce musica professionalmente. Però come strumento creativo per arrangiare idee e vedere dove possono arrivare ha assolutamente senso. La versione Premiere però no, bocciata. Fatemi sapere qual è stata la vostra esperienza con Suno, se qualcosa vi ha fatto impazzire in positivo o in negativo, cosa vi ha delusi e soprattutto se avete magari anche dei workaround, delle soluzioni alle problematiche che ho elencato prima. Grazie per aver visto il video fin qui e ci vediamo alla prossima.